Buonasera a tutti amici, come vedete sto pulendo dei gamberetti perché oggi faccio uno spaghetto con gamberetti e zucchine. Quindi recupero tutte le code sgusciate e poi della testa le pettino, tolgo gli occhietti e le zampette e poi le salterò in padella. Così recupero tutto il gusto che c'è all'interno della testa, perché nel gambero la testa è la parte più gustosa e principale, quindi è quella che si usa sempre per fare i sughetti, risotti, nei risotti, nella pasta. Insomma, la testa è l'elemento fondamentale per ottenere un primo piatto d'eccezione. Unito appunto alla zucchina, un po' di prezzemolo e aglio, facciamo uno spaghetto veloce e estivo. Intanto continuo la pulizia e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Ecco, come vedete tolgo la testa e poi il filetto che c'è dentro, se riesco a toglierlo così, altrimenti poi utilizzerò anche un coltello. Tolgo tutto il carapace, mi salvo la testa e vedete ho tolto l'intestino. Quando i gamberetti sono un po' grandetti è sempre meglio togliere l'intestino. Della testa tolgo gli occhi, come vedete, quindi il rostro, la parte superiore, e poi con le forbici anche un po' di zampette. Le teste poi le utilizzerò per fare il fondino. Guardate un po', tolgo il carapace e poi con una punta, uno stecchino, un coltello, ecco qua, tolto il filetto, il budellino che c'ha dietro. Non confondere il budellino dalle uova, a volte si trovano le uova che sono più scure e quindi quelle invece vanno lasciate. Adesso ho trito un po' di prezzemolo e quindi faccio una grana sottile. Ecco qua, una bella tritata e poi uno spicchio d'aglio già sbucciato che taglio a pezzetti. Intanto la grana del prezzemolo mi sembra giusta. Ok, adesso a fettine, pezzi grossolani diciamo, per poterlo anche vedere, eventualmente non mangiarlo nel caso in cui uno non lo voglia mangiare. Le code dei gamberetti adesso le condisco con un po' di olio extravergine d'oliva, del prezzemolo tritato, un po' di sale, questo a piacere, e anche un po' di pepe. Ora una bella mescolata e lascio insaporire. Possibilmente con questo caldo è sempre meglio mettere di nuovo in frigo il tutto. Ok, adesso mi taglio la zucchina. La zucchina la faccio a dadini. In questo caso sto usando una zucchina verde chiara, che sono tra l'altro fra le zucchine mie preferite, non che abbia niente contro quelle scure, però la zucchina verde la preferisco di più. La trovo più delicata, più dolce, e insomma è la mia preferita. Quindi tagliata a cubetti, adesso la rosolo, quindi un fondo di olio extravergine d'oliva e metto la zucchina appunto a rosolare. La faccio dorare, la condisco con sale e pepe, ecco qua, un pochettino di pepe di quello multicolore, un po' di sale e qualche spicchietto d'aglio e in più un po' di prezzemolo tritato. Una volta condita la zucchina non faccio altro che farla rosolare per bene in padella e leggermente bruciacchiare per darle un po' di saporino. Ecco qua, sta già cominciando a cambiare colore e quindi ci siamo quasi. Una volta che la zucchina è arrivata alla cottura giusta, ancora 2 secondi, allora a quel punto la tolgo dalla padella. Vedete un po', è praticamente pronta, la levo dalla padella e la metto da parte, però recupero un po' dell'olio, perché su questa padella stessa poi vado a rosolare le teste del gambero e quindi a recuperare tutto il loro gusto. La testa del gambero, ricordo, è fondamentale per dare il sapore ai sughetti. Ecco qua, un po' di aglio, un po' di prezzemolo e comincio la rosolatura. Una volta che sono entrati in temperatura li schiaccio e quindi faccio uscire tutto l'interno che è ricchissimo di gusto. Ecco qua,
Poi ci possono essere anche altre possibilità, come quello di metterlo all'interno di uno schiacciapatate e pressare il più possibile, ma sono talmente freschi e saporiti questi gamberi che basta poco. Ecco qua, una volta schiacciato tutto, poi levo le teste dei gamberi e guardo se c'è per caso qualche impurità, qualche altra zampetta che è rimasta all'interno e cerco di levarla. Una volta fatto questo, adesso insaporisco le zucchine con il fondino e quindi sono pronto per ricreare la base dove poi farò saltare la pasta. Intanto l'acqua bolle, quindi metto gli spaghetti, li porto ai soliti 3/4 di cottura, riprendo il sughetto e poi con un mestolo di acqua di cottura lo diluisco. Ecco qua, adesso sono pronto a mantecare la pasta, praticamente finisco la cottura in padella come al solito, quindi una bella saltata per creare un po' di densità. Uso anche dell'olio extravergine d'oliva. Ecco qua, salto per bene e quindi il fondo si amalgama per bene. Guardate un po', finisce proprio la cottura in padella. Un altro mestolo di acqua nel caso in cui la pasta dovesse risultare ancora al martello e poi un po' di olio extravergine per creare l'emulsione. L'emulsione si crea girando velocemente, quindi olio e acqua, la materia grassa che è l'olio e l'acqua, praticamente non si fondono ma si emulsionano, quindi creando la famosa cremina densa. Adesso, fine cottura, butto i gamberetti che erano stati conditi, ecco qua, e abbiamo praticamente terminato. Una saltatina e un po' di prezzemolo sopra e poi a degustare, o meglio a mangiarci questa pasta. Ecco qua, un po' di prezzemolo e ci siamo. Guardate un po', una meraviglia, perfetta. Ecco qua. Profumo eccezionale. Stravanara. Un berretto spaziale. Beh, buon appetito. Alla prossima ricetta.